questo è il posto a cui assolutamente non potevamo mancare. Quello che vi portiamo a vedere è stato, fino a metà del XX secolo, il principale prodotto esportato dell'Ecuador. Tutto iniziò nel 1906, quando il presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt indossò uno di questi cappelli durante la sua visita al canale di Panama, da cui cappello di Panama. Vamos a dar la forma 7 Vediamo il risultato. È spettacolare, tutto fatto a mano, ovviamente l'intreccio all'inizio, poi vengono posizionati all'interno dello stampo e tramite il calore. normales, semifinos, finos, super finos y extra finos. Questo è il migliore in assoluto perché vedete l'intreccio è super fino. No! Possiamo metterlo. E alla fine dietro le quinte guardatela con il trofeo diretti in cassa. Dove lo mettiamo? Sto pensando anch'io a dove metterlo. Penso che la decisione più saggia sia quella di lasciare qua anche me. Guardate dove siamo. Oggi è come se dovessi scontare una pena capitale. Io invece vado ad espiare i miei peccati, vamos! La cattedrale dell'Immacolata Concezione è uno dei monumenti architettonici più importanti di tutto l'Ecuador. Ispirata alla Basilica di San Pietro a Roma, mentre all'esterno si distingue per le sue cupole azzurre, ricoperte di azulejos di quella che era la Cecoslovacchia, il suo interno ha una capienza di 8.000 persone. La sua costruzione, iniziata nel 1885 e durata quasi 100 anni, si deve al progetto di un frate tedesco di un tempio di dimensioni colossali, mentre le splendide vetrate nelle navate laterali si devono ad un artista basco. Queste sopra di noi celesti sono le cupole che vedevamo da fuori. Ma l'attrazione principale è senza dubbio il baldacchino, formato da 4 colonne che sovrastano l'altare maggiore, interamente ricoperto di foglia d'oro. ¿De dónde es? Aquí de Cuenca. Felicitazioni! Questi ragazzi, perché dal mio punto di vista siamo tutti ragazzi, vanno sempre incitati, espiati tutti i peccati, forse anche con gli interessi. Adesso però venite con me perché vi porto in un posto che sulla carta dovrebbe meritare tantissimo, anche perché è un luogo dell'amico di un amico in comune, che tra l'altro voi già conoscete perché l'abbiamo portato sul canale e che al tempo stesso non raccomandiamo. Però prima, lungo il cammino, vi presentiamo El Sagrario, che è la chiesa che risale alla fondazione della città di Cuenca, 1557. Oggi non è più tale, è un museo, e questo da quando nel 1739 la Condamine venne qui per effettuare degli studi sul meridiano terrestre nella zona equatoriale. Ed eccoci arrivati, ma guardate in basso. Vamos, vamos. ¿Se puede comer? Penso che bisogna fare attenzione qua, per non finire inceneriti. Cioè, una produzione di saliva, ragazzi, tipo San Bernardo, perché dovrebbe essere abbastanza piccante. Pane caldo, modifico. Pensavo un po' piccante, ma è piccantissimo, però buonissimo. È tipo essere ingeriti da un forno crematorio. È buonissimo, poi. Despacio. Adesso, nel momento che ingoi... Sara non sente nulla. Se abbiamo le papille
posizionate in altre parti e subito non viene segnalato l'allarme. Poi ovviamente vi spieghiamo il motivo per cui siamo qua, però intanto godetevi, cioè perlomeno noi ce lo godiamo perché sono mesi che non vediamo più questa roba qua, ma soprattutto questo profumo qua non sentiamo più da mesi. E vamos con il secondo, sempre para compartir. Muchas gracias. Ragazzi, so che per voi è una banalità, però dovete capirci. E soprattutto dovete capire che non lo è, non è una banalità, un italiano lo deve sapere. Il cibo italiano è qualcosa che va riconosciuto, è un patrimonio UNESCO? Sì, perché se lo merita. Nelle altre parti del mondo si mangia male? Non è vero, assolutamente bisogna assaggiare un po' di tutto, però bisogna anche fare una vita lunga fuori per capire quello che noi vogliamo ora condividere. Se fa una vacanza di 7, 10, 15 giorni, ci sta tutto, assaggiare tutto, tutto buonissimo. Però pensate alla lunga distanza, nel senso dopo 3, 4, 5 mesi. Se trovo la persona che commenta Francesco, Sara, non siete viaggiatori, io rispondo prima dovete fare la vita che facciamo, poi commentate. Parmigiano e parmigiano. ¿Qué tal? Espectacular. Muy bien. Muchas gracias. La pasta è cotta benissimo. Piano, piano. Anche il basilico è fresco. Poi, questo in Italia, dovunque vai lo trovi, qualunque parte dell'Italia. Diventa scontato. Altra banalità, lo so benissimo. E a fine pranzo è arrivata la persona per cui siamo stati qua. Lei è Monica, un'amica del nostro amico in comune Valeriano. Caspita, Valeriano, guarda, mi sono commossa, sono molto emozionata. Francesco, Sara all'improvviso si presentano, ma non sapevo che venissero raccomandati da te. Comunque ti mando un abbraccio, che posso dire? Tutta l'Italia, spero che niente, che più italiani venite a trovare questo bel piccolo paesino che si trova qui sulle Ande. Un bacione. Perché in realtà l'Ecuador non è così tanto conosciuto, no? Noi abbiamo un'idea un po', sì, Sud America, è Equatore, però abbiamo un'idea un po' vaga. In Ecuador si vive bene, noi ci siamo ormai da 10 giorni e stiamo benissimo qui a Cuenca, è una città splendida ed è una temperatura splendida soprattutto. Che emozione. Allora, ti Tranquillo. dicevo, ti raccontavo Sara, io sono rientrata in Ecuador proprio per una questione di salute, cioè io ho avuto una diagnosi, una diagnosi di ipotiroidismo 20 anni fa, però qui mi sono veramente sentita meglio. Pensi di esserti, tra virgolette, ammalata in Europa quando vivevi in Italia? Sì, giorni stressanti, una vita in cui si corre a volte per cose che non si corre sempre. È uno stile di vita Sì, purtroppo brava, il nostro, sì. no? Però non ci si rende conto finché non si vede un altro stile di vita. 2 giorni fa camminavamo per il centro di Cuenca, mi rendevo conto di avere fretta, poi ho detto ma fretta di cosa? Stiamo visitando la città, dobbiamo rallentare, però Lavorare. però è un qualcosa che noi europei, diciamo, però italiani in particolare, di cui non ci rendiamo conto finché qualcuno non lo sottolinea. E poi diciamo che ho fatto una scelta perché avevo i miei piccoli, erano ancora piccoli e volevo che crescessero anche con questa la mia cultura, no? E quindi qui tutto un po' più
più pausato, la gente, avete visto come sono. Vedendo lo stile di vita di Cuenca, vedendo il suo clima, vedendo quanto è bella la città di Cuenca, è una scelta molto condivisibile. E pensa che poi ho scelto questa città che non è la mia, perché non sono nata a Cuenca, perché il suo clima era favorevole e poi una città molto culturale. I miei ragazzi sono cresciuti ringraziandomi ogni giorno, cioè oramai la mia figlia più grande è un architetto. Mamma, hai fatto la scelta migliore. Diciamo che questa scelta ha fatto solo bene a tutti noi. La ricchezza grande è quella di conoscere tutti e due i posti, Brava. al di là di dove Brava. tu scelga di vivere. Brava. Conosci le due realtà, sai dove può essere malata la realtà italiana, sai dove migliorare qualcosa della realtà ecuatoriana, quindi sei nel giusto mix. Certo, è proprio quello che mi dice sempre mia figlia Soli. Ho conosciuto il meglio di tutti e due i mondi, quindi lei porta sempre con sé il meglio di noi, là dove vorrà stare, anzi. Grazie Monica. Grazie Sara. Grazie. Adesso forse vi è più chiaro il motivo per cui siamo passati in questo ristorante. La proprietaria ha vissuto in Italia, ha avuto un bar per oltre 15 anni, quindi ha portato un po' la cultura, la tradizione italiana qua a Cuenca. Io vi chiedo scusa un po' per la saccenza che ho utilizzato prima nell'esprimere il mio pensiero, è solo per farvi un po' più, come diciamo sempre, immergere nella nostra vita e per al tempo stesso dire la massima verità, che bisogna un po' piantarla sempre a criticare l'Italia e a pensare che nel resto del mondo sia tutto e sempre meglio. Ecco, iniziamo magari invece di criticare l'Italia, iniziamo ad analizzare gli italiani, compresi noi, a capire in quali errori cadiamo ogni volta e magari ci miglioriamo un po'. Tra l'altro Monica ci ha detto che qui a Cuenca c'è un rispetto particolare per tutto ciò che è italiano, probabilmente per via dei missionari, quindi Don Bosco, Crespi, però è proprio una cultura secondo noi anche dovuta anche all'estetica che inevitabilmente l'Italia esporta. Vogliamoci un po' più bene, miglioriamoci sempre di più finché possiamo e viva l'Italia e viva l'Ecuador. Nel ristorante mediterraneo abbiamo mangiato benissimo, abbiamo speso 25 euro per quello che avete visto, quindi il rapporto qualità-prezzo ci sta tutto, però bisogna anche dire che qua la vita è un po' più economica. Cuenca, detta di Monica, è la città più costosa ecuadoriana. Dal 2000 il paese ha adottato il dollaro a danno del sucre, che era la moneta precedente, questo per una gravissima crisi monetaria che stava diventando anche crisi bancaria perché stavano bloccando i conti dei cittadini. Per cui si è deciso, il governo dell'epoca ha deciso per la dollarizzazione, per cui è stata adottata ed è l'unica moneta in circolazione nel paese attualmente. Questo sì ha contribuito alla crescita del paese, ma soprattutto ha contribuito ad una stabilità monetaria, quindi evitando l'iperinflazione, evitando una svalutazione enorme come succedeva prima. Ci ha detto che stanno subendo un po' i cali del dollaro dovuti alle politiche statunitensi, ma questo è dovuto, e lo vediamo anche noi con l'euro, questo non è niente di nuovo, però probabilmente questo ha contribuito alla crescita del paese. Detto questo, domani noi ripartiamo sempre verso nord, la temporada, la stagione, ormai la sapete benissimo, non è quella migliore, può essere che incontreremo tantissima pioggia, come magari con un briciolo di fortuna anche un po' di sole, perché ci ha detto che da un paio di mesi qua a Cuenca non piove poi più di tanto. Ma vi lasciamo con una curiosità pazzesca. Iniziamo con la prima, che riguarda la temporada, e cioè le stagioni. Noi siamo portati a pensare che l'emisfero boreale abbia la stagione estiva e la stagione invernale. Qui, arrivati in Ecuador, le cose un po' si invertono. Cioè, spiega bene. Esatto, dobbiamo spiegare, Cioè, dobbiamo aprire una parentesi. Quando in Italia è estate, in Australia è inverno, perché l'equatore fa come linea di mezzeria, come linea di divisione, quindi le stagioni si invertono. Ma qua, che siamo ancora leggermente più bassi della linea dell'equatore, come sono le stagioni? Allora, loro hanno un modo di pensare totalmente diverso, che ci è completamente nuovo. Loro considerano inverno la stagione che va da gennaio a giugno,
quindi la nostra stessa. Il nostro inverno, però per loro l'inverno è la stagione più calda, ma è la stagione delle piogge. Viceversa, considerano l'estate da giugno a dicembre, sì, il resto dei mesi dell'anno, quindi gli altri 6 mesi, anche se l'estate ha una temperatura più bassa, ma è una stagione secca. Questo qui pro quo e questo misunderstanding succede perché in realtà qui non c'è più la stagione estate-inverno, ma c'è la stagione secca e la stagione delle piogge. Però ricordatevi che se venite in Ecuador, per loro l'inverno è il nostro inverno, non come il resto del Sud America. Detto questo, c'è la seconda curiosità che dal mio punto di vista quasi mi ha fatto sorridere, però potrebbe essere interessante. Che è sempre legata al clima, perché Monica ci diceva che una delle caratteristiche che l'ha spinta a tornare in Ecuador è stato proprio il clima. Diciamo che è un clima primaverile tutto l'anno, d'inverno siamo sui 7-15 gradi, d'estate siamo dai 15 ai 25. Non è mai né tanto freddo né tanto caldo. Però attenzione, quando ci sono 7-15 gradi considerate che c'è sempre il sole perché è la stagione secca, e quando esce il sole è come avere una fiamma ossidrica addosso, quindi in casa non hanno né riscaldamento né aria condizionata perché praticamente non servirebbero. Il fattore del clima, unito probabilmente ad altri fattori positivi, ha fatto sì che a pochi chilometri da Cuenca, ma in realtà a pochi chilometri da Loja, esista un villaggio, Vilcabamba, dove ci sono tantissimi ultracentenari. Capito, ragazzi? Noi ne abbiamo in Italia, soprattutto nella regione Sardegna, che è una regione virtuosa sotto questo punto di vista. Però Monica, conoscendo anche l'ambiente italiano e l'ambiente politico italiano, ci ha detto che grazie a qualche giornalista di sua conoscenza si è saputo che anni fa i medici di Silvio Berlusconi avevano un po' studiato la zona per capire quali fossero le caratteristiche che portavano ad una longevità così enorme, perché se non sbaglio ci sono stati degli ultracentenari che sono arrivati vicino ai 130 anni, non sono stati certificati, o comunque per noi dall'altra parte del mondo queste notizie arrivano poco. Quindi la prova che quando sei ricco non vuoi morire mai. Ragazzi, noi vi salutiamo, siamo pronti a ripartire, preparatevi a salire in sella anche voi. Ciao ragazzi. Oggi ci salutiamo dall'appartamento che ci ha ospitato qua a Cuenca, altrimenti voi dall'altra parte penserete: ma questi dove dormono, dove mangiano, come vivono? Innanzitutto questa è stata la vista panoramica dal nostro salottino, eccolo qua, super pequeño, casa di circa 35 forse 40 metri quadri, ma per noi è stata perfetta. Cucina d'angolo con tutti i comfort, dove la cocinera per fortuna ha dato del suo meglio, camera matrimoniale con la stessa vista panoramica, e qua bagnetto con doccia. Ed importantissimo, garage sicuro, sorvegliato per la Tenerona. La moto è quasi carica, sono rimaste solo queste cose. Il meteo, come potete vedere, non è il massimo perché fino a 5 minuti fa ha piovuto. Aeroporto nelle vicinanze. In questi giorni siamo diventati esperti con gli orari di decollo e atterraggio. Siamo rimasti 10 giorni qui a Cuenca e dopo quasi 2 anni qui in Sud America, insieme a qualche posticino del sud del Brasile, forse abbiamo trovato una possibile alternativa a casa, nel senso che questa città bellissima potrebbe essere anche vivibile per noi. Come oramai sapete benissimo, l'Ecuador non è uno degli stati più sicuri, ma ci hanno detto che Cuenca è la città più sicura dell'Ecuador. Questo era il parcheggio per la moto, ma tanto se avete visto il video pippone sulle gomme Continental già sapevate tutto. Siamo stati a Cuenca tutti questi giorni sia per lavorare, ma al tempo stesso anche per sistemare la moto, il danno che conoscete bene. Ma cosa molto più importante, sapete anche che il supporto attaccato sulla mentoniera del casco tramite l'adesivo non tiene il peso dell'action cam, quindi in questi giorni abbiamo fatto una modifica, possiamo definirla, ci siamo orientati verso il futuro, ma anche qua video pippone in arrivo. Adesso dobbiamo testarla e la testeremo tutti insieme on the road, cosa che non andrebbe fatta perché sarebbe stato meglio averlo fatto in Italia. Parliamo di lei con il microfono wireless all'interno, ma ripeto, ora saliamo in sella tutti insieme e controlliamo la qualità, il peso, il bilanciamento, eccetera eccetera. Però a questo punto
punto vi presentiamo il perro disturbatore. Che mi ha disturbato tantissimo anche durante Pio Pippone. Bastardello, sei un bastardello. Lui praticamente è un po' il custode dell'autorimessa, però capite che quando mi vede con la telecamera e mi sente parlare abbaia continuamente. E poi siamo degli sconosciuti, fa il suo lavoro. Ti posso garantire che in questi giorni l'ha fatto un po' con tutti, quindi è proprio un bastardo inside. Sì. Basta, basta! Shh, basta! Vi ricordo che siamo a 2640 metri, quindi anche con il filtro dell'aria cambiato fa sempre un po' di fatica. Poi pian pianino sentite il motore aumenta di giri perché la centralina si setta con l'altezza. Io faccio uguale, preciso. Ora l'impostazione del grandangolo non è con la sua massima ampiezza, ma con questa impostazione abbiamo il livello e l'orizzonte. Vamos ragazzi! Adesso vi porteremo nella via principale perché c'è una vista pazzesca! Dalla via Avenida Loja è possibile ammirare la splendida cattedrale dell'Immacolata Concezione con le sue inconfondibili cupole. Con un cielo migliore avrebbe fatto tutto un altro effetto, però questo è l'inverno equatoriano, entonces dobbiamo prendercela così com'è. Stiamo facendo il nostro ingresso a Cañar, capital archeologica e cultural dell'Ecuador, e a 15 km la nostra prima destinazione dove vi vorremmo portare, al parco archeologico Ingapirca. Ci stiamo abituando a questo tipo di strade, ma non sono per niente scontate. È la bellezza di essere completamente immersi nella natura. E queste zone, sì, possiamo dirlo, un po' ci fanno ripensare al Perù fatto l'anno scorso, al Canyon del Colca, perché il verde è predominante e finalmente addolcisce definitivamente il panorama. Tratto sterrato. Tra l'altro quelle che vediamo sembrerebbero poco più di colline, invece siamo oltre i 3000 metri. Allora, raggiunta destinazione, cartelli non ne vediamo, quindi cerchiamo su internet. Ripartiamo perché il sito dovrebbe essere qua a 3 minuti. Ma dove siamo ragazzi? Dove siamo? Eccolo là. Quello è il parco archeologico che stavamo aspettando, dopo aver attraversato la cittadina di Ingapirca. Mentre questo dovrebbe essere il centro. E nonostante la potenza dell'impero Inca, oggi la cittadina sembra ferma nel tempo. Allora, ora da capire l'ingresso. Qua mattonato, penso che dovremmo esserci. Colpe. Boleteria, sì, siamo arrivati. Io mi avvicino qua perché penso che tra poco possa piovere. La motocicletta ci ha detto in fondo. Acá? Acá? Perfetto. Muchas gracias. Ce l'abbiamo fatta a parcheggiare grazie all'aiuto, ma adesso prima di visitare il parco se come. Altrimenti la prof non rende. No. Qua c'è la malletta. Pronti all'unboxing? Allora, se volete c'è anche il papel di alluminio, ma tutto
sta qua. Caffè, addirittura cereali crunch, sale. Ragazzi, non fatevi ingannare, questi sono dei pezzi che ci sono avanzati dai 10 giorni a Cuenca e li abbiamo portati con noi. Adesso verranno i panini. E sta qua, però prima voglio vedere quello che hai preparato. Ho preparato quello che avevamo, e cioè palta, avocado, prosciutto, jamon serrano, anzi no, era San Daniele italiano, pomodorini. E pane con i cereali. La palta è questo colore verde, il colore preferito del nostro nipote, è top. Adesso mi vuoi dire che la bontà del panino dipende tutto dalla palta e c'è il prosciutto San Daniele, ma por favor, por favor. Pazzesco, tutti e due per me. Biglietto fatto, l'ingresso è per le 13:30, attenderemo circa 4 minuti perché dobbiamo aspettare la guida. L'entrata è solo con la guida. Però quello dove vi stiamo portando è un sito molto molto interessante per diversi motivi. Primo fra tutti il fatto che questo è il più grande sito archeologico Inca dell'Ecuador, oltre ad essere quello meglio conservato. Ma la vera particolarità è che qui si sono fuse due civiltà, e cioè quella Cañari che fondò questo posto intorno al 500 d.C. e quella Inca che arrivò intorno al 1100 d.C. Si dice che gli Inca non riuscirono mai a sottomettere completamente i Cañari e per questo finirono per convivere insieme, fondendo anche le loro conoscenze architettoniche. Baby,